Negli ultimi mesi abbiamo visto come Microsoft stia aggiornando le proprie icone, dal suo sistema Windows alle sue app avviabili su Android e iOS. Circa un anno fa feci un video in merito, mostrandovi le prime grafiche rivoluzionarie, secondo l'azienda di Redmond. Si è iniziati ad aggiornare per prime le app di Office, sia mobili che desktop. Poi altre principali come OneDrive, l'app apposta, calcolatrice. Ebbene, dopo un anno, finalmente la maggior parte delle icone sono state aggiornate secondo lo stile del Fluent Design. Siete curiosi di vedere gli stadi di un aggiornamento di una singola icona oppure scoprire l'intera evoluzione intrapresa negli anni? Ebbene, a fare da apripista l'icona dell'app posta e calendario. Come noterete, ci sono stati dei drastici cambiamenti se confrontiamo quella attuale, scaricabile dal Microsoft Store, con quella del 2005 che, se la memoria mi viene incontro, apparteneva al tanto odiato Windows Vista. Possiamo analizzare con gusti strettamente fantasiosi tre stadi di aggiornamento. Vediamo che nelle prime tre icone, quindi dal 2001 al 2009, si segue una grafica di movimento, di tridimensionalità con colori a contrasto sotto lo zero, definiamo così. Per investigare sull'ambientazione si parte con XP, poi come detto prima Vista ed infine l'Amato 7, inclusi naturalmente le versioni server. Col secondo stadio prendiamo l'icona del 2012, utilizzata nelle due versioni di Windows 8, la 0 e la 1, e quella del 2015, partita con l'attuale Windows 10. Qui la grafica cambia decisamente, si rispettano delle linee precise, geometriche, semplici, con effetto di bidimensionalità, al contrario delle antenate. I colori spariscono, prendono forma i colori predefiniti del contrasto elevato, ovvero nero e bianco, per finire l'ultimo stadio. Comprende, a rigor di logica, l'ultima icona della lista, quella recentemente sviluppata. Qui Microsoft rivede le carte in tavola. Si riutilizza il colore, un colore acceso, evidente alla vista, utilizzando come combinazioni sempre tonalità dello stesso colore. Si vuole, per così dire, attivare un effetto di tridimensionalità ma contenuto, leggerissimo, ecco. Bene, passiamo ad altro. Ora vediamo la calcolatrice. Non vi mostro un'evoluzione come prima, che comprende varie versioni del sistema operativo, ma il processo di aggiornamento di un singolo stile. Prendiamo l'ultimo, quindi quello legato a Windows 10. Notiamo tutto il processo all'interno di questo sistema operativo. Si è passati dal monocromatico ai colori con sì, linee regolari che tendono a costituire una struttura bidimensionale, ma con leggere curvature nelle sagome. Detto tutto questo, che dobbiamo dire? Sono belle ste nuove icone? Erano meglio quelle più geometriche e monocromatiche? Personalmente adoro quelle presenti in Windows 8.1 e le prime versioni di Windows 10. Però non mi dispiacciono neanche quelle appena arrivate.